La prossima relatrice è Cristina Maurelli, che coinvolta in prima persona nella creazione di questo festival, ma lei è anche autrice, regista e ha messo a punto il metodo PV Code, che è il metodo di video partecipativo. Tra l'altro c'è anche un libro di cui è autrice che lo illustra e ci parlerà dell'esperienza di PV Code, della metodologia. Lascio la parola a Cristina. Grazie a tutti voi per essere qui oggi e partiamo con una frase di Truffaut che dice: fare un film significa migliorare la vita, sistemarla a modo proprio, significa prolungare i giochi dell'infanzia. Perbacco, quando io ho letto questa frase di Truffaut ho detto: caspita, questa è la ragione per cui io ho fatto questo mestiere. Io sono una regista, sceneggiatrice, autrice, è proprio per questo che io ho fatto questo mestiere. Io volevo migliorare la vita, sistemarla un pochino a modo proprio, quando uno scrive un copione un po' sistema, e prolungare i giochi dell'infanzia, no? I giochi di ruolo. Facciamo come se tu fossi la principessa e io, no? Questa è la ragione per cui io ho fatto questo mestiere. E questo mestiere mi ha fatto bene, mi ha reso una persona felice, mi piace fare questo lavoro, chi mi conosce lo sa perfettamente. Così una ventina d'anni fa ho detto: bah, se questo mestiere a me ha fatto bene, forse è possibile, insegnando agli altri come fare cinema, farli stare bene, trovare delle risorse interne che magari non sanno di avere. Così 20 anni fa mi sono messa a cercare. Ciao, internet non c'era, quindi era complicato. E appunto nel Regno Unito avevo trovato InsideShare, che raccontava di questo metodo del video partecipativo. Allora lì mi sono messa a leggere, a cercare, c'è pochissimo in giro di libri, tra l'altro. Ci sono questi 2 libri che ha scritto InsideShare, c'è un libro americano su questa tecnica, insomma, però poca roba. Quindi mi sono messa e cercavo di documentarmi e dicevo: cavoli, questo video partecipativo funziona davvero, e ho cominciato a insegnarlo all'università, solo che ero costretta a far vedere soltanto esempi stranieri, quindi da tradurre, insomma un pasticcio. Per fortuna piano piano nel tempo invece siamo riusciti a fare delle cose. Vabbè, vediamo che cosa abbiamo fatto. Questi qui sono i 4 case studies che vi presenterò oggi. Sono un case studies che ha portato alla realizzazione del film Sott'acqua, L'arte porta fuori, che è fatto in carcere, Siete fuori, che è il risultato finale di un corso che abbiamo fatto agli educatori, e il film Indipendenti, che è un film sul disagio giovanile che abbiamo fatto in una scuola superiore di Monza. In questo festival presenteremo 3 nostri nuovi lavori. Oggi non ve li vado ad illustrare perché non sono ancora dei case studies, perché li abbiamo praticamente appena terminati, e che mostreremo i primi 2 oggi pomeriggio e questa sera Ostaggi. Allora, che cos'è il video partecipativo? Beh, oggi l'abbiamo già detto più volte, no? È un film realizzato da un gruppo di persone di una comunità su un argomento che li riguarda. E così i partecipanti diventano protagonisti delle varie fasi di realizzazione, no? Dall'ideazione alla scrittura, alla ripresa. L'abbiamo visto sotto tante forme anche questa mattina. Quello che è importante dunque è il processo. Noi vogliamo fare degli ottimi film perché pensiamo che solo ottimi film possono essere condivisi. Il pubblico alla fine dice: però quello lì non è che sta recitando tanto bene, dimenticandosi che magari è un detenuto, dimenticandosi che non è un attore professionista, no? Tutti a sparare su questa roba qua. Noi vogliamo fare degli ottimi film, ma certamente quello che ci interessa di più è quello che accade mentre facciamo questi film. In che ambiti viene utilizzato il video partecipativo? In educazione e formazione, che è principalmente il campo in cui come Liberi Svincoli noi lavoriamo, nella cooperazione e nello sviluppo, nella ricerca e nell'attivismo, no? Io penso poi che tutto questo sia in realtà attivismo, ma vabbè, teniamo le 4 dimensioni.
Ripartiamo dalla nostra esperienza, perché da questa esperienza io sono partita. Cosa vuol dire fare un film? Vuol dire pensare una storia e narrarla per immagini. Quindi vuol dire imparare a rappresentare gli altri, ad ascoltarsi, ad ascoltare, a vedere la storia da più punti di vista. Vuol dire interrogarsi sulle emozioni, sulle reazioni. No, per scrivere un film, di fiction in particolare, tutta questa attività è fondamentale. Poi vuol dire recitare e potersi rivedere. Recitare accade anche naturalmente con il teatro, con il cinema però hai la possibilità di non esporti su un palcoscenico davanti a un pubblico e hai la possibilità di rifare la scena più volte, quindi diciamo c'è un livello di ansia un pochino più basso. Però naturalmente come con il teatro il corpo è centrale, la capacità di gestire le proprie emozioni, il proprio movimento. E poi naturalmente vuol dire mettere in campo capacità professionali differenti. In sala io so che ci sono tanti educatori, chiaramente di fronte a questa cosa per voi è molto chiaro, no? Quali possono essere gli obiettivi educativi? La partecipazione, la coesione del gruppo, l'aumento dell'autostima, la capacità di problem solving, che sempre c'è quando realizzi un film, la ridefinizione della propria storia data dalla distanza creativa, lo vedremo come funziona bene questa particolarità, e una maggior consapevolezza della realtà, oltre naturalmente alla possibilità di condivisione del tema al di fuori della comunità. A questo punto, insieme a Carlo Concina e ad altri collaboratori di Liberi Svincoli, abbiamo messo a punto una sorta di metodo, no? Una delle cose che voi educatori spesso mi chiedete è: sì, vabbè, ma io cosa devo fare? No? Come se ci fosse bisogno di un ordine, no? Mi è successo tante volte. Allora ho detto: ok, se c'è bisogno di un ordine, facciamo ordine e inventiamoci questa metodologia che lavora per step. E gli step sono questi. Noi di solito lavoriamo in questo modo: entriamo in una comunità, in un gruppo e facciamo un corso di videomaking, lo stesso corso che potrei fare alla scuola del cinema. Io ho insegnato sceneggiatura alla scuola del cinema di Milano. Poi dal corso passiamo alle esercitazioni pratiche. Dopo le esercitazioni pratiche, all'ideazione e alla scrittura del film, poi alla realizzazione e infine alla condivisione e alla promozione. 5 fasi. Adesso vi presento i progetti su cui vedremo le varie fasi. Sono il progetto Sei Bamba, che ha portato alla realizzazione del film Sott'acqua. È un progetto che abbiamo fatto all'interno della cooperativa Solaris, in una comunità per tossicodipendenti, alla quale hanno collaborato 2 scuole superiori di Monza, il Nanni Valentini e l'Istituto Deon, e tra l'altro anche alcuni attori della scuola di teatro qua del Binario 7. Sono stati 26 incontri, quindi progetti lunghi, 26 incontri, una volta alla settimana per 7 mesi, con 6 giorni di riprese per fare il film. Secondo progetto Violenza e Libertà, che era un progetto complicato che aveva dentro una mostra di videoinstallazioni, che ha portato ad una videoinstallazione che si chiama L'arte porta fuori, progetto che è stato realizzato in carcere, nel carcere San Quirico qua di Monza, con 15 incontri. Entravamo una volta alla settimana in carcere per lavorare con i detenuti. Il progetto Dipende da che dipende, che ha portato alla realizzazione del film Indipendenti, un progetto sul disagio giovanile e le dipendenze che abbiamo fatto in una terza superiore dell'Istituto Nanni Valentini. 21 incontri una volta alla settimana, dalle 8 alle 11 per 4 mesi e 3 giorni e mezzo di ripresa, 30 ore. Poi Siete fuori, che è un film realizzato appunto dagli educatori di diversi CDD, quindi di centri diurni per disabili, che afferiscono tutti alla cooperativa sociale Solaris, che è stato il risultato finale del corso della PV Code Academy che abbiamo fatto per formare gli educatori. Questo gruppo ha terminato anche la formazione avanzata realizzando questo film. Adesso vi passiamo fase per fase, vi racconto come lavoriamo. Prima fase,
corso diventare videomaker. Come vedete noi facciamo elementi di sceneggiatura, grammatica della regia, fotografia, funzionamento delle videocamere, tecniche ricettative, teoria tecnica del montaggio. Cioè entriamo in aula, in tutti i contesti, portando le slide, come facciamo un corso per videomaking. Diamo anche una dispensa, che io all'inizio pensavo che in carcere ne avrebbero fatti filtri per sigarette, probabilmente l'hanno fatto, però qualcuno mi ha detto, caspita, se ci date una dispensa vuol dire che questa cosa è seria. Cioè allora tu veramente vieni qui per insegnarci le cose, non è che sei qui così a tenerci compagnia, no? Quindi ci sono alcuni, come dire, piccole cose che uno può fare lungo il progetto che cambiano la percezione di queste persone. Io per esempio tendo a fare lezioni complesse, cioè non semplifico la lezione di sceneggiatura, perché questo restituisce un valore alle persone, anche alle persone che hanno bassa scolarità. Poi uno può utilizzare, come dire, può spiegare in tanti modi, però non semplifico, come dire, io valorizzo le persone dandogli contenuti completi, colti, anche in contesti dove magari c'è una scolarità veramente bassa. Cambia il clima quando accade questa cosa. Il formatore ti restituisce un valore in quel momento, è un atto politico, non so come dire. Quindi facciamo lezione, queste sono le lezioni che sono state fatte al Deon, e raccontiamo un po' tutto, no? Raccontiamo come funziona una sceneggiatura, come si scrive, e poi si comincia a mostrare delle attrezzature che diventano esercitazione pratica. Cosa facciamo in queste esercitazioni pratiche? Fondamentalmente lavoriamo sulle interviste. L'intervista funziona molto bene per insegnare come funziona la camera e come si sta davanti alla telecamera. Facciamo delle esercitazioni anche di recitazione. Queste sono le interviste che abbiamo fatto al Nanni Valentini. Lì è stato divertente, i ragazzi ovviamente erano contentissimi di fare le interviste e sapevano tutto della droga. Tutto. Si sono seduti e hanno detto allora la droga, certo c'è la droga leggera, la droga pesante, poi sì, bisognerebbe fare così, tutto, sapevano tutto. Io quando abbiamo finito ho detto ma scusate, ma siete sicuri di averci detto quello che pensate o state dicendoci quello che noi adulti vogliamo sentire? No, beh, ecco, io veramente dico, vabbè, ok, quando scriveremo il film capiremo se quello che voi avete detto è davvero quello che sentite, no? E quindi è stato un primo approccio a rovesciare un punto di vista. Queste appunto sono le interviste in carcere, però queste sono le interviste fatte invece nella comunità per tossicodipendenti. Comunque in linea di massima diciamo queste esercitazioni dove appunto ci si prova con la macchina da presa funzionano piuttosto bene. Quello che succede è che dall'intervista si passa magari a fare delle piccole scenette improvvisate. E anche qua la temperatura colore della situazione può cambiare, nel senso che dalla situazione prima amichevole, divertente e un po' scemina, spesso in certi contesti emergono invece i primi problemi. E quindi per esempio nella comunità dei tossicodipendenti abbiamo deciso come diciamo, esercitazione di fare delle piccole scene che raccontavano la vita in comunità e ci sono state delle scene molto comiche, divertenti sul risveglio in comunità, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto abbiamo anche cominciato a scrivere delle cose differenti, cioè abbiamo cominciato a scrivere quali sono i pensieri che uno ha quando entra in comunità, cioè quando molla il fuori e decide di aderire al progetto e stare in comunità per un tot di tempo. Quindi dalla situazione solo ludica siamo entrati invece nel vivo della cosa e abbiamo lavorato mettendo insieme tutti i pensieri delle persone per farne un'unica voce fuori campo che raccontava questo punto di vista. Ne è uscito un documentario di 15, un documentarietto semi-docu-fiction, diciamo, sulla comunità che si chiama Vorrei rivivere. Anche con l'esercitazione si entra, come dire, piano piano nel tema che ci riguarda. Questi erano tutti gli episodi appunto di questo lavoro finale come esercitazione. Vi propongo un'altra frase, questa volta di Buñuel, che dice: il cinema è lo strumento migliore
per esprimere il mondo dei sogni, delle emozioni, dell'istinto, l'incursione attraverso la notte dell'inconscio. Ecco, questa è un'altra frase che a me piace, che da sceneggiatrice utilizzo, e mi piace proporvela per entrare, diciamo, nella terza fase, che secondo me rimane una delle fasi importanti di questo metodo, cioè l'ideazione e la scrittura del film, perché è questo il momento in cui si possono cominciare a mettere in campo in modo molto profondo i progetti educativi, sia in funzione del gruppo che in funzione dei singoli. Come si lavora? Si lavora con esercizi di creatività, brainstorming e nuvola di parole, scrittura autobiografica, e con l'individuazione appunto del genere di film che si vuole fare, del plot che si deve fare e dei personaggi. Questa è una cosa complicata perché quando noi andiamo a proporre i progetti ci dicono sì, ma voi che film farete? E ogni volta no, non lo so che film farò perché sarà il gruppo che dovrà decidere. È difficile a volte far capire questa cosa, che sarà il gruppo che si autodeterminerà. Sì, ma più o meno cosa farete? Oh, faremo più o meno questa cosa qua. E poi naturalmente la scrittura condivisa della sceneggiatura. Questo per esempio è una delle foto, vi faccio vedere dei vari brainstorming che poi noi riorganizziamo insieme al gruppo per capire quali parole possono essere più utili per i lavori. Questo è un pezzo invece autobiografico. L'autobiografia funziona molto bene in questa prima fase dove bisogna trovare il materiale che diventerà poi sceneggiatura. Per esempio in questo caso, sempre nella comunità di tossicodipendenti, la frase è: ho tirato e lì ho incontrato l'amante della mia vita, colei che non mi avrebbe mai tradito. Questa frase, per esempio, scritta da una delle persone, è piaciuta molto al gruppo, tanto che è entrata all'interno poi della nostra sceneggiatura ed è nel film. Vi faccio vedere la sequenza. La Coca era l'unico vero amore della mia vita e io pensavo che non mi avrebbe mai tradito. Adesso vuoi vedere che ti lamenti anche, con tutti i soldi e le ragazze che ti girano intorno. Sì, che mi girano. Oh bello, guarda che con quella vita ho chiuso da tempo, eh. Non spaccio più. Il mio conto l'ho già pagato. 3 anni in gabbia. 3 anni non sono una vita, ma ve l'assicuro, non è nemmeno una passeggiata. Oh cazzo, non lo sapevo, ma quando? E questo era un pezzettino appunto del film Sott'acqua, dove vi sto facendo vedere queste cose per spiegarvi un po' come lavoriamo, no? Poi noi forniamo sempre una sorta di scheda soggetto con una serie di domande molto semplici, le abbiamo date in tutti i progetti, in modo che chi partecipa può scrivere il suo soggetto, il film che gli piacerebbe fare, il personaggio inventandosi dei personaggi, delle strutture, degli eventi. Diamo a tutti la stessa scheda. Chiediamo per chi vuole di preparare dei mood board. Questi sono i mood board fatti per esempio dai ragazzi del Nanni Valentini, che invece hanno lavorato con immagini che raccontavano le storie. Ve ne faccio vedere un'altra, erano tutte molto particolari, molto interessanti. E poi si arriva questi sono i primi elaborati. Ovviamente i ragazzi avevano il computer, in certi contesti il computer non è concesso e quindi si raccolgono i lavori scritti a mano. A questo punto si mettono insieme le proposte di tutti i partecipanti, mettiamo insieme le proposte di tutti i partecipanti, ci si confronta su tutte le proposte e si trova una storia unica che sia condivisa da tutti. Di solito si mette un pezzettino, si cerca, questo è il lavoro tecnico più complicato, devo dire la verità, si cerca di mettere insieme le storie che vengono da tutti per trovare una propria struttura e un proprio soggetto. Questi sono i miei pasticci alla lavagna quando cerchiamo disperatamente di trovare un punto di convergenza. Per esempio, questo è lo studio che abbiamo fatto sui personaggi. Sui personaggi, per esempio, lo dico per gli educatori in sala, è possibile lavorare tantissimo, perché il personaggio deve essere coerente. E
no? Un personaggio non può non essere coerente. Poi puoi fare un personaggio che non è coerente lui perché è nel caos, ma il tuo personaggio quando lo scrivi deve essere coerente. Questa coerenza, e quindi coerente perché deve essere plausibile, perché deve essere credibile, questa coerenza fa emergere tutta una serie di contraddizioni che spesso le persone hanno, e anche però di talenti che le persone hanno. Quindi nel lavoro sui personaggi è possibile lavorare molto molto bene per trovare nuove, per offrire nuove opportunità di pensiero, per cambiare prospettiva sulle cose, no? Penso a certi contesti quali il carcere, la tossicodipendenza, il disagio in genere. Quindi per esempio questi erano i 4 personaggi del film Sott'acqua. Questo è lo studio che invece hanno fatto i ragazzi individuando quali potevano essere i personaggi valevoli per raccontare il loro film. Qui per esempio stiamo scrivendo in classe tutti insieme in forma collettiva la sceneggiatura. Vi faccio vedere un pezzettino dell'inizio praticamente del film Indipendenti, quello fatto dai ragazzi, perché sono una serie di tecniche interessanti, tipo quella di condensare intanto il flashback. Io non so, Lisa e Ian, se a voi succede, ma il flashback va alla grande, piace tantissimo. È quella di lavorare con i flashback. In tantissimi gruppi dove siamo arrivati volevano fare il flashback, ognuno nel suo modo, infatti abbiamo tanti film che hanno il flashback in testa, anche in questo caso c'è un flashback. E poi nei primissimi secondi abbiamo spiegato chi sono i personaggi. Vedrete i 2 ragazzi che poi sono protagonisti del film come in pochi secondi raccontano chi sono. Questa estrema sintesi fa sì che il lavoro per arrivare a quella sintesi fa ragionare le persone sui temi di fondo. In questo caso il disagio e il rapporto con i propri padri. Vi faccio vedere un pezzettino. No, mi raccomando, alle 11 fatti trovare fuori che ti venga a prendere. Mica ho detto mezzanotte. Ho detto alle 11. Va bene. Oh, Iale. Oh, bello. Minchia, ancora con sta roba. Vabbè, lo sai. Tuo padre ti ha paccato di nuovo, vero? Quella stronza della sua tipa. Ma diglielo se ti fa star male. Parli proprio tu. Vabbè, dai, andiamo. Vabbè, qui c'era anche il problema che i ragazzi erano minorenni, parliamo di gente di terza superiore, quindi le etichette della birra sono finte, le hanno realizzate i ragazzi, cioè c'è stato tutto un lavoro anche su questo. Qui vedete come in pochi secondi la cesura tra le 2 generazioni e il rapporto con i padri sia stato poi messo in campo con poche battute. I ragazzi hanno anche imparato a fare questo tipo di attività. Questa appunto è la sceneggiatura, scriviamo una vera e propria sceneggiatura e poi si passa alla realizzazione del film, che vede naturalmente la scelta nei ruoli, chi decide di recitare, chi vuole fare la parte tecnica, chi vuole stare alla camera. Spesso i ruoli sono intercambiabili, spesso le persone si provano in più ruoli. Nel training degli attori, nella condivisione dei piani di regia, nell'organizzazione delle riprese, nelle appunto riprese, montaggio e restituzione. Questo per esempio è una tavola che è stata fatta senza che chiedessimo da parte
di queste persone che stavano in comunità, che si erano già stabiliti tutti i loro ruoli. Questa è una immagine di casting, perché poi se il film prevede ruoli che il gruppo non può coprire, bisogna andare a cercare fuori altri attori che vengano ad aiutare. Quindi c'è anche questa particolarità. Poi naturalmente tutta la parte di formazione degli attori, di prova degli attori, che è sempre molto, molto interessante. E poi questa cosa, secondo me, speciale, che nel fare film si è più o meno tutti uguali, nel senso che ha ragione Marco quando diceva nelle produzioni vere c'è una gerarchia, perché ovviamente chi lavora lo sa perfettamente, però è anche vero che il lavoro del macchinista a un certo punto vale esattamente quello dello sceneggiatore, perché se poi il macchinista, cioè, o la persona che deve costruire la scena, non fa il lavoro, il film non si gira. Quindi è vero che c'è una verticalità anche nelle cose diciamo, professioniste, però è un mestiere dove tutti a un certo punto servono al gruppo. Cioè, è un esempio di team building straordinario, cioè se la persona che deve spingere il carrello della camera non lo spinge bene, è pari in quel momento all'attore che sta recitando, perché la scena non viene se tutto non funziona secondo un certo criterio. Quindi è un lavoro straordinario per mettere insieme le skills di tutti. Quindi io che so recitare o che mi sento di poter recitare posso recitare, io che invece sono bravo con l'elettricità metto a disposizione del gruppo la mia capacità, io che sono bravo con le costruzioni metto a disposizione le mie costruzioni e siamo tutti pari, quindi quelli che erano stati bravi a scrivere perché magari si sono lanciati di più, si sentivano confident con la scrittura, in questo momento hanno lo stesso peso di chi invece deve costruire la scena. No? Per esempio qua nella comunità non avevamo una casa, non avevamo un salotto, perché in comunità non c'era, ci sono solo le stanze singole, e un gruppo di loro ha detto no, sistemiamo noi una stanza, e in 3 giorni, neanche a Hollywood succede, ci hanno dipinto, sistemato, guardate com'era per fare le riprese. Cioè si sono attivati dicendo cavoli no, per il film. Comunque diciamo si passa alla pre-produzione con la scenografia, qui la scelta dei costumi, naturalmente le riprese. Ovviamente le riprese sono il momento più intenso della faccenda, di solito noi le convogliamo in giorni ravvicinate, anche solo per una questione di organizzazione di budget, là dove è possibile, in carcere ovviamente non è stato possibile, però dove è possibile cerchiamo di convogliare i giorni di ripresa, il gruppo qui diventa molto molto coeso, però è anche il momento in cui si devono e si possono gestire le tensioni interne al gruppo, quindi si insegna come si può gestire le tensioni intorno al gruppo. Abbiamo lavorato in notturna, quindi con anche un'organizzazione che il gruppo stesso deve in qualche modo darsi, e vi faccio vedere un pezzettino di un backstage di un film fatto invece che non c'entra con questi che vi ho presentato fino adesso, giusto per avere un colpo così nuovo. Vi faccio vedere il backstage del film Unicitas Modoezie, realizzato da giovani monzesi tra i 14 e i 26 anni, con differenti normalità. Ve lo faccio vedere. Magico fare film, è stupendo. Venite a vedere il film oggi pomeriggio, è un giallo fantasy.
Va bene, quindi come dicevamo le riprese sono momenti interessanti, tra l'altro spesso permettono anche l'ingresso di altre persone che partecipano al film a vario titolo, o come appunto attori aggiunti, piuttosto che chi si dà da fare per fare le musiche, chi si dà da fare per trovare location o mette a disposizione location. Quindi è un modo anche, diciamo, per entrare per uscire verso la comunità più allargata del territorio. Chiaramente in carcere le cose sono andate un po' diversamente, vi invito, così lo salto e non ve lo faccio vedere adesso, o no, ve lo faccio vedere lo stesso. Solo un'opción, alzando el volumen. Me hace tanto efecto tipo droga te consume. Territoria y la casa del talento. En este mundo pobre de jóvenes vagabundos que no saben del tiempo, siento un dolor tan profundo. Solo escucho las palabras en mi cabeza, Dios me habla. Lejos de que estas heridas a mí nunca se me salen. Si ya olvidé la pena, el sufrimiento, un par de letras. Pienso en el pasado, esta es mi historia pa' que sepas. Quiero recordar los sueños y los errores que he causado. En los problemas convivimos como idiotas que restamos. No existe el presente, solo cuento lo que pasa ahora. Triste en estos días, mi lamento yo escribía. Sabía que no entendí, son fantasmas en mi vida con aliento frío. Bloqueado me sentía así mirándome a la cara en el espejo. Yo vi mucho cambiamiento en las caídas, por fuerza decidí que me hace falta lo que de niño yo aprendí. No respeté la vida y por eso no supe vivir. Todo en esta vida siempre paga lo que debe. Los errores pasados pensaste ver lo que sucede. Todo en esta vida se propaga lentamente. En mi sueño la esperanza es lo último que muere. Todo en esta vida siempre paga lo que debe. Los errores pasados pensaste ver lo que sucede. Todo en esta vida se propaga lentamente. En mi sueño la esperanza es lo último que muere. Questo era il videoclip che i compagni detenuti hanno realizzato per uno dei loro compagni detenuti rapper. Il progetto all'interno del carcere lavorava sul tema della violenza e libertà, ognuno ha fatto un ritratto, diciamo così, di se stesso, e il rapper ovviamente ha voluto il videoclip che i compagni gli hanno realizzato. Naturalmente dopo le riprese c'è la post-produzione, qui di solito noi abbiamo un piccolo calo di attenzione quando si arriva alla post-produzione, il montaggio non è per tutti, quindi in alcuni progetti lavoriamo in un certo modo sul montaggio, se abbiamo tempo facciamo manovrare i computer e i programmi direttamente delle persone, altrimenti facciamo un montaggio dove Carlo è l'operatore e il gruppo decide come montare, quindi a seconda del tempo che abbiamo e anche delle disponibilità a fare un'attività che a volte è lenta e complessa. Quindi la post-produzione, appunto con l'intervento anche di giovani musicisti, la scelta del titolo e poi naturalmente la condivisione e la promozione. In questo caso, per esempio, i ragazzi del Nanni Valentini ci hanno preparato le locandine, anche lì in forma partecipativa, ognuno ha fatto la sua proposta, poi è stata votata. Vi faccio vedere il trailer che è stato fatto sul film Sott'acqua. Ci voleva la morte di Max per rivederci. Ciao ragazzi. L'avessi visto sano una volta. Eri tu il supermercato sempre aperto. Vi siete fatti anche oggi? Basta con ste palle, dai! No, forse non hai capito che non la perdo la mia credibilità per un pezzo di merda come te, chiaro? L'abbiamo lasciato solo, come Max. È stato molto intenso girare questo film, oggettivamente. E poi, naturalmente, dicevo, nella quinta fase, nella condivisione, ci sono tutte le proiezioni pubbliche. E quindi le varie proiezioni che abbiamo fatto, chiamando poi i protagonisti a confrontarsi con il resto della città, e tutta la promozione fatta sulla stampa per far conoscere il tipo di attività.
Ecco, la parte di distribuzione noi l'abbiamo quasi sempre seguita direttamente noi, nel senso che in Italia è già un problema per i professionisti fare distribuzione, peggio mi sento sulla distribuzione fatta direttamente dal gruppo. Quindi fino ad ora la distribuzione l'abbiamo sempre gestita in qualche modo noi, trovando gli accordi con i teatri, facendo le cose, cioè abbiamo in qualche modo, a parte magari la prima, poi dopo ovviamente loro, le persone che partecipano ai progetti, vengono e organizziamo la serata insieme, però la parte di distribuzione l'abbiamo poi sempre fatta noi. Vedete tante presentazioni e tanti articoli. Voglio farvi vedere un pezzettino del making of che hanno fatto gli educatori del film Siete fuori, l'inizio, perché rende bene raccontato dagli educatori che cosa vuol dire fare questo tipo di progetti. Il girare questo corto è stata un'esperienza molto bella, perché prima di tutto c'è stato il doverlo progettare, ambientare, dare una connotazione ai differenti personaggi, farli nascere, farli crescere e piano piano scrivere questa storia con una sceneggiatura. Secondo me è stata una bella occasione quella di lavorare sulla creazione di una storia su un tema quotidiano di lavoro. Le parole dentro, fuori, il vedere, l'osservare, cioè sono state le parole che hanno un po' fatto discutere il nostro gruppo e sono molto presenti nella partitura. Ognuno di noi ha scelto dei ruoli in base un po' alle capacità, in base a quello che ognuno di noi voleva sperimentare. Avevo un ruolo preciso che era quello della costumista e della truccatrice. Personalmente ho scelto di occuparmi della scenografia. Mi ha fatto un po' pensare a quanto nel lavoro educativo sia fondamentale stare attenti, rendersi conto di tutti i dettagli che circondano la scena educativa. La parte che ho recitato era una parte, non corrisponde molto a quello che mi capita. Sono lavorativamente un po' peggio di così, no? Lavorativamente un po' diverso. Non ho recitato, però è stato fantastico piazzare la macchina, mettere le luci. Comunque eravamo 15-16 persone, quindi ognuno faceva il suo pezzettino, ci interscambiavamo. Ogni tanto magari guardavi un po' attorno a te e vedevi tante persone che erano impegnate in diversi ruoli. E questo è proprio la magia del cinema. È partita come un'esperienza di formazione, l'ho vissuta all'inizio come un corso, vado, ascolto, prendo appunti, mi confronto, però piano piano attraverso proprio il metodo del fare, del partecipare, mi sono sentita sempre più coinvolta, ma coinvolta come Elena, come persona. Mi ha cambiato proprio il modo di fare, il modo di vedere le cose proprio da un punto di vista pratico. Sicuramente mi ha fatto misurare con il senso del limite. Per quanta paura io abbia dovuto in qualche modo gestire, ho invece sperimentato che se ci si butta ce la si può fare e ogni tanto probabilmente nel nostro lavoro questo aspetto si dimentica. Un metodo che si può benissimo utilizzare con la stragrande parte dell'utenza con cui noi lavoriamo, facilitando il lavoro dei ragazzi e mettendoci giustamente anche del nostro. Credo che ognuno possa trovare il proprio posto, la propria posizione, il proprio modo di sperimentarsi. Per esempio noi nella nostra esperienza abbiamo provato a fare una giornata di riprese con degli utenti dei nostri centri. Sicuramente mi è piaciuto tanto le riprese con i ragazzi. Ho sentito la vera inclusione sociale, ho sentito che io non ero un'educatrice, non stavo lavorando, stavo facendo insieme a loro un film. Ed è stato bellissimo proprio perché non si capiva più dove finivamo noi e dove iniziavano loro. Ecco, quindi con questo vi ringrazio.